Quando i miei amici mi hanno detto Marco, questo è per te, ho detto beh, insomma, non ci sarà una sciarpa dentro, ma potrebbe esserci un inchiostro. E che inchiostro? Niente po' di meno che un inchiostro Ackermann. Visto che non se ne parla molto e non sono molto conosciuti, nel senso che non sono molto diffusi qui in Italia, vale la pena parlarne. E poi tanto più di un inchiostro come questo che reca un nome decisamente altisonante, Sbre Brown. Già, è l'inchiostro che è stato creato per Stephen, anzi, colgo l'occasione per salutarlo. Ciao Stephen. Questi inchiostri non sono reperibili in Italia, anzi a dire il vero sono commercializzati soltanto da Ackermann. Questo è un negozio olandese dell'Aia che in realtà non produce ma li commercializza, quindi significa che qualcuno li produce per lui, non sappiamo chi, qualcuno sostiene che possa essere Diamine, ma da quello che ho potuto provare potrebbe esserci anche lo zampino di altri produttori, perché c'è una gran varietà di formulazioni all'interno dell'ampia, peraltro, gamma Ackermann. Ackermann, che per festeggiare una ricorrenza importante, mi sembra il centenario, produsse un flacone da 150 millilitri, che ovviamente non è più disponibile, insomma è un po' monopolio dei collezionisti, ma ne fu creato uno da 120 millilitri per un'altra celebrazione, mentre questi sono da 60 millilitri. Non mancano le edizioni speciali che comunque vi presenterò anche in altri video, perché sono inchiostri che mi hanno comunque incuriosito molto e anche stuzzicato un po' la fantasia, perché sono davvero vari e comunque con delle belle tinte, con delle belle tonalità. Tornando ad Ackermann, la boccetta, questo calamaio che fa sognare un po' tutti, un po' iconico, un po' retro, anche intelligente dal punto di vista della funzionalità, un calamaio che comunque non è nuovo agli appassionati, perché la sezione francese di Waterman negli anni 35-40 produsse un calamaio molto molto simile, al quale evidentemente poi Ackermann si è ispirata, comunque con lo stesso congegno per caricare questa clessidra, questa ulteriore boccetta posta sulla sommità. Insomma, comunque un bel calamaio stabile, imboccatura ampia. Vediamolo nel dettaglio. Anche se non inedito nella sua forma, quello della Ackermann, sul tappo ritroviamo in rilievo, eccolo qua, il brand, il nome del prodotto. Questo fianchetto stretto non serve altro che ad alimentare una piccola ampolla, questa, rovesciando l'inchiostro. In questa maniera, e vi faccio anche sentire, c'è una sferetta che carica la parte superiore del calamaio e in questo modo, eccolo qua, è riempito fino all'orlo. Possiamo andare a pescare non solo l'ultima goccia di inchiostro di questo calamaio, ma anche caricare agevolmente un po' tutte le penne, perché come potete vedere l'imboccatura del calamaio è molto generosa e consente quindi di intingere tutte le penne. Quanto mi piace questo inchiostro, mi piace molto, mi piace la tinta, grazie Cristina che conosce i miei gusti e mi ha regalato questo bellissimo inchiostro, mi piace che porti un nome così importante, mi piace la tinta, mi piace la scorrevolezza, mi piace come il pennino sia messo a proprio agio e quindi si possa scrivere tanto in piccolo, anche ancora di più ci proviamo in piccolo, anche se stiamo parlando di un pennino stab in questo caso, possa essere servito sempre dall'inchiostro, non rimanga a secco. E vi ricordo, il pennino è un pennino stab, ma quello che mi piace di più è il controllo che è quello che mi consente di giocare con la grafia, di fare tutto ciò che mi viene in mente. Voglio scrivere in maniera allargata, voglio scrivere in maniera più condensata, voglio scrivere in corsivo, voglio scrivere come voglio io, insomma il pennino mi viene dietro. Questa è una cosa che mi piace molto. E poi, come potete vedere, sto utilizzando un foglio di carta da fotocopie.
perché la prima prova la faccio qui, dove insomma tutti quanti devono essere comunque messi alla prova. L'inchiostro su questa carta però, come potete osservare, tende un pochettino a sedersi, si spegne un pochettino e non mette in rilievo quelle che sono le sue caratteristiche principali, cioè delle bellissime sfumature. Stupendo, veramente la scorrevolezza, la tinta, ma soprattutto, lo ripeto, il controllo. Sto scrivendo con un pennino stab, quindi insomma non è proprio il massimo per governare la grafia, però come potete vedere ci posso giocare in tutti i modi, mettendolo lateralmente, inclinandolo maggiormente. Vedete che il pennino non resta mai a secco, è sempre ben lubrificato, persino quando scrivo di taglio. E poi c'è la tinta, c'è il colore, ci sono queste sfumature, questo arancione appena viene messo giù, guardate rispetto a qui, appena lo metto giù è un arancione ben più vivace e deciso, ma subito si arresta, cambia quel colore, diventa un marrone, perde un po' di saturazione, di vivacità e lo trovo molto elegante, mi piace molto. Andiamo a vedere se passa il foglio sulla carta Rhodia, direi proprio di no, anche se ho utilizzato un pennino di quelli un po' abbondanti. Alla prova del block notes utilizzo il Pigna Style, che è una carta da 60 grammi, rigata. Andiamo a vedere le altre caratteristiche. Abbiamo una Aurora 88 Amare in anche qui la scorrevolezza è assicurata, è garantita. Quello che mi interessa però è l'inchiostro, inchiostro, visto che siamo in Italia, inchiostro Ackerman, spray. Guardate come scrive anche su una carta come questa, su una carta che ha la sua ruvidità, e qui sto utilizzando un pennino stab e sto andando anche molto veloce. Quindi questo per dirvi che la formulazione è ok. Perché è ok? Perché garantisce il flusso, ma è un flusso di quelli giusti, di quelli perfetti. Anche qui un ok, perché non è troppo generoso, troppo lubrificato, che fa scorrere, fa scappare, fa patinare il pennino. Si riesce comunque a controllarlo molto bene, quindi anche su una carta controllo come questa si riesce a scrivere come ci viene in mente di fare. L'inchiostro, come vedete, anche su una carta meno trattata non presenta problemi di diffusione periferica, laterale, superficiale, insomma di spiumaggio, no, non c'è. Andiamo a vedere se passa il foglio. In questo caso si nota qualche traccia dove sono andato un pochettino ad esagerare, come vedete, con qualche discendente un pochettino più calcata, con qualche segno che ho fatto, però in tutta franchezza il foglio sarebbe utilizzabile anche da quest'altra parte. Apparentemente non è diverso da altri inchiostri, però comunque ha le sue caratteristiche. Siamo sempre nel range di quei marroncini, di quei sepia molto caldi, di quel marrone che è anche un po' un arancione scuro, desaturato, insomma in quelle tinte che a me piacciono molto. Ecco perché avete visto la confezione regalo. Ma è molto bella la resa, anche se cambia
abbastanza velocemente nel momento in cui viene messa giù e poi si asciuga, però poi una volta fissata alla fibra della carta resta molto costante. Come potete vedere c'è una ricchezza di shading, di sfumature, dovute sia in parte al flusso, che viene sempre comunque reso ottimale anche con i pennini, quelli un pochettino più generosi come questi che ho utilizzato, ma è decisamente bella la copertura, sembra una pennellata che va poco per volta estinguendosi quando l'inchiostro si esaurisce nell'alimentatore o al termine della pennata, chiamiamola così per usare un gergo chitarristico. Devo ammettere che è un inchiostro che mi ha subito colpito, e anche se lo conosco da relativamente poco tempo mi ha già conquistato abbastanza. Anche sulla carta Clairefontaine, che è una delle mie preferite, soprattutto quella del blocco brossurato, si comporta molto bene, aumentando la gamma dinamica di questo inchiostro, quindi passando da tonalità chiare a scure che lo rendono decisamente vivace, bello anche a vedersi, anche quando è impregnato nella carta. Qui c'è un confronto diretto, come potete osservare, fra lo Spray Brown e il Diamine Ancient Copper, che però è un pochettino più arancione, più carico sotto quell'aspetto e meno incline alla variazione. Mi sono segnato persino troppo scorrevole, in corrispondenza del pennino Stab della Pilot che ho utilizzato, quindi anche a conferma delle buone doti dinamiche invece dell'inchiostro Ackerman. Quale inchiostro potrebbe ricordare? L'ho detto prima, siamo in una fascia di inchiostri che insomma affollano parecchio le tavolozze di molti produttori. Quel marrone chiaro ma molto contaminato dal rosso, quindi un arancione scuro, un rosso marrone, chiamatelo come volete. Senza dubbio mi viene in mente per esempio, eccolo qua, l'Ancient Copper, solo per darvi l'idea di come si differenzino. Vediamo assolutamente come il Diamine sia più oleoso, più grasso. Vedete come il tratto del Diamine sia decisamente più spesso, più impastato se vogliamo, meno preciso rispetto a quello invece dell'Ackerman. E poi comunque sempre vicino anche il Diamine Guitar Set, così come quello che secondo me gli assomiglia di più è il Monteverde, la collezione Sweet Life, il Pumpkin Cake, abbastanza parecchio simile, però ce ne sono tanti altri che ora non vi ho tirato fuori che possono ricordarlo. Quello che è anche un po' la carta vincente a mio modo di vedere dello Spray Brown è la sua dote dinamica, quindi la caratteristica della formulazione, ma anche questo cambiare, questo essere cangiante rispetto a una tinta unita, quindi molti riflessi, molte sfumature, insomma un bel inchiostro. A voi tutti amici, grazie per aver seguito anche questo video, e l'appuntamento come al solito è ai prossimi qui sul canale. Ciao a tutti e saluti inchiostrati.